Ciao a tutti e bentornati su Celebrita dalla Turchia. È un piacere avervi qui con noi, perché oggi vi portiamo dentro un enigma che ha tenuto svegli i fan più appassionati e ha acceso la curiosità di chi segue da vicino la vita delle star. Preparatevi, perché parleremo di qualcosa che ha il sapore di un film, ma che sta accadendo davvero. L'anello da 1 milione di Gökberk Demirci è sparito, e lui stesso ha iniziato a indagare. Sì, avete capito bene. Un dettaglio che poteva sembrare un piccolo inconveniente si è trasformato in una storia carica di tensione, teorie e attesa. Prima di entrare nel cuore del mistero, se non l'avete già fatto vi invitiamo a iscrivervi e ad attivare la campanella, così non perderete nessuno dei nostri racconti esclusivi. La nostra community cresce grazie a voi, e ci piace condividere con voi ogni scoperta. La notizia è esplosa da poco e ha fatto il giro del web in un lampo. Gökberk, amatissimo protagonista del piccolo schermo, si trovava in Italia, paese in cui passa periodi lunghi per lavoro e incontri, quando si è accorto che il suo anello più prezioso non era più al dito. Non un gioiello qualsiasi, ma un pezzo importante sia sul piano affettivo che su quello economico, di cui si dice molto. Per alcuni era un dono carico di significati, per altri un cimelio di famiglia, per altri ancora un simbolo personale legato a un momento speciale. La scomparsa è avvenuta in circostanze che all'inizio sembravano confuse, ma che col passare delle ore hanno rivelato piccoli spiragli, pur lasciando intatto il nucleo di mistero. La prima ipotesi è stata la più comune, una distrazione, una perdita accidentale. Ma Gökberk non ha liquidato l'episodio con leggerezza. Al contrario, ha preso in mano la situazione e ha iniziato a muoversi in prima persona, segno di quanto tenesse a quel gioiello. Da lì, le speculazioni si sono moltiplicate. Furto premeditato? Smarrimento in un luogo pubblico? Un episodio legato a un evento mondano? L'immaginazione dei fan e dei media si è accesa, e le teorie hanno iniziato a rincorrersi, alcune plausibili, altre decisamente fantasiose. C'è chi racconta che l'anello sia molto evidente, tutto fuorché discreto. Proprio per questo, se fosse caduto a una festa o in un locale, qualcuno avrebbe potuto notarlo subito. Essendo Gökberk un volto riconoscibilissimo, la visibilità può aiutarlo. Un oggetto così, se sottratto, sarebbe rischioso da rivendere. Ma quella stessa notorietà aumenta l'esposizione, e ogni suo passo diventa materia di conversazione. La parte più interessante è la sua reazione. Non è rimasto ad aspettare, ma ha fatto domande, ha controllato percorsi, ha contattato chi di dovere nei posti che aveva visitato prima di accorgersi della sparizione. Sembra quasi la trama di una serie, con lui stesso come protagonista di un'indagine dal vivo. E poi c'è Özge Yaz, presenza imprescindibile in questa storia. Chi li segue sa che tra loro c'è un legame profondo, fatto di rispetto, delicatezza e uno sguardo attento alla privacy. Özge è rimasta in contatto con lui, e c'è chi giura che abbia avuto un ruolo nel ricordargli abitudini, orari, dettagli che magari potevano essere sfuggiti nel caos di giorni intensi. Nel racconto sussurrato dai fan compare anche l'ipotesi che l'anello avesse un valore simbolico per la coppia, un segno intimo, il che spiega perché Gökberk sia apparso così determinato a ritrovarlo. Come prevedibile, i social sono diventati il centro nevralgico del dibattito. I sostenitori più affezionati hanno riversato online messaggi di sostegno, indizi, mappe, ricostruzioni. Qualcuno ha ricreato un'immagine dell'anello, altri hanno provato a tracciare gli spostamenti di Gökberk nei giorni precedenti alla scomparsa. È affascinante vedere la comunità mobilitarsi, trasformandosi in una squadra di detective virtuali che lavora con dedizione e fantasia. In mezzo al rumore, alcune informazioni tornano di continuo. L'anello sarebbe unico, con un design riconoscibile, forse incastonato con pietre, forse realizzato su misura. Alcuni sussurri sostengono fosse un regalo che racchiude una promessa, altri parlano di un oggetto tramandato. Quello che sembra incontrovertibile è il valore emotivo, più che il prezzo, conta ciò che rappresenta. In Italia, Gökberk conduce una vita densa di appuntamenti. Tra eventi benefici, set fotografici, cene eleganti e incontri con professionisti, le possibilità su dove possa essere successo tutto si moltiplicano. Un ristorante raffinato,
una festa privata, una prova costumi, un passaggio in hotel. Ogni scenario apre porte diverse e rende l'indagine un puzzle complicato. Qualcuno ipotizza persino un furto orchestrato da chi conosceva la sua agenda e sapeva dell'esistenza di quel gioiello. Ma prove concrete non ce ne sono. Le ipotesi più fredde restano due: una perdita fortuita o un furto d'occasione. Certo è che questa storia ha riportato i riflettori su Gökberk per un motivo diverso da quello professionale. I paparazzi osservano, i siti riprendono ogni voce, ma per una volta l'attenzione non riguarda ruoli o contratti, riguarda l'uomo, l'affanno, la vulnerabilità di chi teme di aver perso qualcosa che conta. Chi lo conosce, anche solo attraverso interviste e set, sa quanto tenga agli oggetti che portano con sé un racconto. Per questo nessuno si stupisce nel vederlo così coinvolto. Non è un capriccio di lusso, è un filo con un ricordo. In tutto questo, colpisce anche la discrezione. Nessun proclama, nessuna scenata. Poche parole, scelte con cura, e la volontà di risolvere senza alimentare clamori inutili. Ma proprio questo riserbo aumenta la curiosità, perché il silenzio, si sa, è il miglior alleato dei sospetti. Cosa accadrà adesso? L'indagine personale di Gökberk potrebbe offrirci tracce nuove nei prossimi giorni. Intanto sui social si sprecano i consigli. Rivedere le telecamere di sicurezza dei locali visitati, contattare negozi dell'usato o punti di compro oro, parlare con chi lavora dietro le quinte degli eventi, controllare taxi, auto a noleggio, persino camerini e spogliatoi. Si procede su ogni fronte, con pazienza. La cosa più sorprendente è quanto questa storia, pur essendo molto privata, parli a tutti. A chi non è mai capitato di perdere qualcosa che sembrava parte di sé? Il senso di panico, la corsa a ritroso nella memoria, la speranza che qualcuno trovi e restituisca. È umano, e rende tutto più vicino. E poi c'è la lezione, sempre attuale, sulla fragilità degli oggetti, per quanto preziosi, restano esposti al caso. Anche chi ha successo non è al riparo dagli imprevisti, e questo ce li restituisce per ciò che sono, persone in cammino, come noi. C'è chi nota come Osge abbia, con la sua consueta eleganza, mantenuto un profilo misurato. Le voci raccontano di chiamate, messaggi, suggerimenti pratici. Niente clamore, solo presenza. E in molte pagine di fan si legge l'apprezzamento per questa unione sobria, per il modo in cui si sostengono lontano dalla scena. Per alcuni, l'idea che l'anello possa essere legato a un momento tra loro aggiunge alla vicenda un brivido speciale. Per altri, anche se fosse un cimelio di famiglia, non cambierebbe il cuore della storia, cercare ciò che conta, senza arrendersi. Il punto, ora, è il tempo. Più passano le ore, più diventa importante muoversi con metodo. Le fonti dicono che Gökberk abbia parlato con lo staff dei luoghi frequentati, chiedendo con cortesia e determinazione di controllare. Pare abbia rivisto percorsi tra Roma e Milano, scovato scontrini, ristretto finestre orarie. Tutto con lucidità, senza lasciare spazio a intemperanze. Una calma che tanti gli riconoscono e che, forse, farà la differenza. Perché certe storie si risolvono così? Con un passo dopo l'altro, senza perdere il filo. Intanto la curiosità non cala. Le domande si accumulano. L'anello è stato sfilato in un attimo di distrazione? È scivolato durante una prova? Qualcuno lo ha trovato e non ha ancora capito di chi sia? Possibile che chi l'ha preso lo voglia restituire, ma tema l'attenzione dei media? Se così fosse, basterebbe una riconsegna discreta, e tutto finirebbe qui. Ma finché non emerge una traccia decisiva, restiamo nel territorio delle ipotesi. C'è chi giura di aver visto un bagliore identico in una foto scattata a un evento, chi rilancia un'immagine di un banco di pegni e ci costruisce sopra trame complesse. C'è chi, con grande onestà, ricorda a tutti che la realtà spesso è più semplice di quanto pensiamo. Forse l'anello è scivolato sotto un sedile, forse è finito in una tasca sbagliata. Ed è questo alternarsi di scenari, dal più incredibile al più quotidiano, a tenere tutti col fiato sospeso. Una cosa, però, appare chiara. Gökberk non intende mollare.
Con l'appoggio di Osge e la spinta affettuosa dei fan, farà tutto il possibile per riportare a casa quel simbolo. Qualunque sia l'esito finale, questa vicenda ha già lasciato un segno, perché ci ha mostrato una sfumatura diversa di una coppia che il pubblico sente vicina. Ci ha ricordato che dietro i riflettori ci sono persone che tengono alle cose che raccontano la loro storia. E questa, voi lo sapete, è la parte che amiamo di più. Noi continueremo a seguire ogni sviluppo, pronti a condividere con voi nuove informazioni non appena emergeranno. Nel frattempo, diteci cosa ne pensate. Voi come immaginate che andrà a finire? Credete che l'anello verrà ritrovato? C'è un dettaglio a cui non abbiamo pensato e che potrebbe cambiare tutto? Raccontateci la vostra teoria nei commenti. La conversazione continua qui, con il vostro sguardo, la vostra sensibilità, la vostra esperienza. Se questo racconto vi ha tenuto incollati allo schermo, se vi ha emozionato o anche solo incuriosito, vi chiediamo un semplice gesto. Mettete un like e condividetelo con chi ama il mondo delle celebrità, con chi segue Gökberk Demirci e Özge Yağız, con chi apprezza un buon mistero raccontato con il cuore. E naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia per non perdere le prossime storie, le analisi, i retroscena. Ci rivediamo presto, con nuove pagine da sfogliare insieme. A prestissimo, da qui, dove ogni dettaglio diventa narrazione e ogni voce cerca la sua verità.